Le macro che prepari quando lavori con Visual Basic for Application le puoi mettere a disposizione per tutti i tuoi file creando un componente aggiuntivo dove semplicemente vai a salvare le macro che più frequentemente ti trovi ad utilizzare e che puoi richiamare ad esempio con un pulsante sulla barra in alto di Excel. Ecco, proviamo a usare una funzione che io utilizzo in real, come si dice, che è quella di trasformare un numero dal formato numerico al formato string. Mi capita spesso di importare delle UPC dai sistemi gestionali della mia azienda e questo numero, che è a un tot numero di cifre, mi viene caricato come numero esponenziale, quindi con questa E alla 0,9. E il problema poi che si ha è che se si va a cercare di utilizzare i filtri di Excel per trovare una certa UPC non si trova corrispondenza, per quanto in realtà questo numero memorizzato nella cella A2 sia esattamente quello che io vorrei trovare. Per ovviare a questa cosa ho creato una semplicissima funzione che prende il numero e lo trasforma in testo e la utilizzo come scorciatoia. Quello che facevo inizialmente era scrivere la formula direttamente nella cella a fianco, quindi nella cella B2 andavo a scrivere la funzione testo, indico la cella e il doppio cancelletto e questo mi trasforma questo numero in testo, vedi che è allineato sulla sinistra. E a questo punto su questa seconda colonna sì che io chiamavo TUPC, cioè testo di UPC, in questa seconda colonna sì che posso fare la ricerca per il valore che mi interessa, lo copio da qua giusto perché qui me lo riconosce, me lo trova benissimo, mentre qua faccio rivedere non riesce, per quanto il contenuto della cella sia lo stesso, non riesce a riconoscerlo. Ecco, quindi questa cosa la si risolve con una formula. E cosa è successo poi? Che mi sono un po' stufato, sono molto pigro, mi sono stufato di scrivere questa formula ogni volta che mi capitava e quindi ho pensato di fare una funzione, di memorizzarla in un componente aggiuntivo, così ogni volta, anziché scrivere questa cosa, io semplicemente vado a scrivere uguale TUPC di questo, do invio e mi viene il risultato. Vediamo come farlo funzionare. La prima cosa di cui abbiamo bisogno è la funzione, quindi la definiamo qua, function TUPC, gli dobbiamo passare un parametro, chiamo v, tanto per, e che cosa deve fare? Deve prendere che TUPC deve essere uguale a format del parametro che viene passato con doppio apice, doppio cancelletto, doppio apice. A questo punto è vero sì che posso utilizzare questa formula qua dentro, questa funzione personalizzata di UPC di questa cella e mi restituisce esattamente quello che desidero. Come faccio però a far sì che questa funzione sia utilizzabile in tutti i file che io aprirò sul mio computer? Ricorda, sul mio computer, se passo un file che ha questa formula a qualcun altro e lui non ha il componente aggiuntivo che io ho preparato, lui non vedrà alcun risultato e vedrà un errore. Puoi prendere questo file dove hai salvato questa funzione personalizzata e con F12 andare a salvarlo come componente aggiuntivo di Excel. Semplicemente F12 chiama la maschera per fare il salvataggio. Se noi andiamo a scegliere XLAM, componente aggiuntivo di Excel, lui da solo va a posizionarsi nella cartella dei componenti aggiuntivi, degli add-in, e qui gli possiamo dare un nome che ci aggrada. Salvato, possiamo fare questo, possiamo chiudere Excel, anzi chiudiamo il singolo file con CTRL F4, non salviamo, non mi interessa salvare quello che c'è scritto qua dentro, e apriamo un nuovo file. Se qui abbiamo la stessa situazione di prima, in cui mettiamo una UPC a caso, tanto uguale, eccola lì. Se io questo voglio vederlo come testo, potrò utilizzare quella funzione che ho appena salvato, quasi, perché quando vado a fare invio ancora mi dice nome. In questo caso questo tipo di errore vuol dire non riconosco che cosa vuol dire TUPC. Manca ancora un semplice passaggio, semplice se si sa cosa bisogna fare,
si va sotto componenti aggiuntivi di Excel, sempre nel menu sviluppo, e si va ad attivare con il segno di spunta questo componente aggiuntivo che hai appena salvato. A quel punto, qui facciamo doppio clic e diamo invio, ecco la funzione viene applicata. Questo componente aggiuntivo che hai creato e salvato in quella cartella degli add-in lo puoi utilizzare qui e in tutti gli altri file che hai sul tuo computer. Una cosa importante di quello che hai visto è che il componente aggiuntivo sta sul tuo computer, quindi se mandi un file dove utilizzi ad esempio delle funzioni che sono state memorizzate in questo componente aggiuntivo a qualche tuo amico o qualche tuo collega, lui non sarà in grado di vedere gli stessi tuoi risultati. Dovrai mandargli anche il componente aggiuntivo e lo dovrai installare chiaramente. Questa è una cosa da tenere bene a mente quando si parla di questo argomento. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!